Io che la luna piena ha un effetto su di me ne sono accorta a circa 30 anni. Avevo il letto appoggiato alla finestra, era abbastanza in alto per cui non correvo il rischio che mi vedessero le persone che passavano. Però c'era questa cosa strana che quando c'era la luna piena, la luce della luna mi sommergeva completamente e illuminava tutta la stanza. Mi ci è voluto un po' per capirlo, però alla fine ho fatto 2 più 2 e ci sono arrivati. Ho visto che ogni mese quando c'era la luna piena dormivo malissimo e facevo sogni molto agitati. Ho risolto il problema spostando il letto e montando delle tende, però mi è rimasto il fascino per la luna e per gli effetti che ha. Ora ho trovato un articolo scientifico che ripercorre un po' il modo in cui un tempo eravamo legati alla luna quando c'era la luna piena. Naturalmente si riferisce a quando non esisteva l'energia elettrica. Adesso è molto più difficile rendersi conto dei cicli della luna perché a meno che non ci facciamo proprio caso, cioè a meno che non andiamo a guardarci il calendario, la luna si vede solo una volta che ha superato i palazzi e spesso nemmeno si vede perché l'inquinamento luminoso delle città, il cielo non è più nero come una volta, il cielo notturno, adesso è color acqua e anice, se mi permettete questa citazione colta. A proposito di luna all'orizzonte, grazie all'esame di psicologia di mio figlio che ascoltavo mentre ripassavo, ho scoperto l'illusione della luna. Vi spiego cos'è. Avete presente quando vedete la luna che è appena spuntata all'orizzonte ed è grandissima, gigantesca? Avete mai provato a fotografarla? Se come me ci avete provato avrete visto che in foto viene piccolissima, normale. Ecco, quella cosa lì è perché c'è l'illusione della luna. Vi spiego come funziona. Allora, il nostro cervello sa che se riusciamo a vedere qualcosa all'orizzonte vuol dire che è una cosa grande, altrimenti non riusciremo mai a vederla. Quindi, quando vediamo la luna che è appena sorta all'orizzonte, il nostro cervello pensa, ah, se riesco a vederla da qua deve essere una cosa grande. Quando però la luna sale, il cervello non è più influenzato dal fatto che è all'orizzonte, e quindi la luna sale su in cielo, non ci sono più non ci sono più termini di paragone, e non c'è più niente con cui confrontarla, e allora la luna ci appare effettivamente come è, e cioè molto piccola. Pensateci la prossima volta che vedete la luna all'orizzonte, sia che sia grande e gigantesca, sia che sia piccola in alto. È una cosa interessante di questa illusione della luna, che è proprio una cosa che si chiama proprio così, illusione della luna, è il fatto che saperlo non ha nessun impatto su come la vediamo, cioè so che è un'illusione, però il mio cervello non gliene frega niente e continua a vederla di quelle dimensioni. Gli scherzi che ci gioca il cervello. Vabbè. Buona luna a tutte e a tutti.